Salve a tutti e benvenuti su Hot Game Reviews. In questo episodio farò la recensione di Twist of My Life, opera realizzata da Novel e già alla sua release definitiva. Durante la nostra avventura noi interpreteremo Alex, un ragazzo di 21 anni che a causa di una lite con la persona sbagliata è costretto a lasciare la scuola che frequentava e a cambiare città. Qui dovrà frequentare un altro college. Questo lo porterà a fare nuove conoscenze e quindi starà a lui decidere che strada intraprendere. Parlando del gameplay, Twist of My Life è una visual novel, dove a differenza di altri titoli del genere, qui quasi ogni scelta che decideremo di fare cambierà in modo sostanziale la storia e con quali personaggi interagiremo. Uno dei difetti che voglio subito evidenziare è il colore del nome dei personaggi, che è uguale per tutti e spesso rende fastidioso il seguire dei discorsi. Durante il gameplay, il nostro protagonista vivrà la sua routine quotidiana, fatta di scuola e casa. Le prime settimane di gioco devo ammettere che sono abbastanza noiose e ripetitive. La storia sembra non partire mai e il giocatore non dovrà fare altro che cliccare sulla prossima zona per andare avanti, incontrando sporadicamente qualche personaggio. Oh shit, here we go again. Fortunatamente il gioco ad un certo punto ha uno slancio e comincia a essere più interattivo. Per quanto riguarda la durata, il gioco non è molto lungo. A mio parere questa è una grossa rigiocabilità, considerando che questo ha almeno 15 finali. Parlando invece della trama principale, questo non ha nulla di innovativo, e fa parte delle classiche storie dove il protagonista cambia città e conosce nuove persone. Il fulcro del gioco è comunque la varietà di relazioni che si verranno a creare con i vari personaggi. Durante le nostre interazioni, di norma, non sarà possibile intraprendere conoscenze con più personaggi. Molto spesso l'inizio di un rapporto con uno bloccherà l'avanzamento di un altro, quindi è consigliato concentrarsi su una relazione alla volta. Per quanto riguarda i personaggi, questi non sono moltissimi, ma comunque di un numero sufficiente e abbastanza diversificati, per cercare di rendere ogni relazione unica. Adesso, parlando dell'estetica dei personaggi, devo dire che ho trovato questa un po' altalenante. I volti di molti personaggi li ho trovati un po' spenti, ed alcuni a mio avviso si somigliano pure. Ma non posso dire lo stesso per il fisico di questi, che l'ho trovato ben realizzato. Quanto riguarda le animazioni, inizialmente il gioco ne mostra alcune di qualità mediocre, ma queste migliorano andando avanti con la storia. Thank God. Adesso farò la mia solita raccolta di pregi e difetti che ho riscontrato. Inizio con i pregi, dicendo che il gioco è completo, e anzi, lo sviluppatore sta già lavorando a un'altra storia. Continuo con il render, anche se questo non sembra perfetto. Le animazioni, anche in questo caso alcune migliori di altre, e i finali multipli. Questi sono tanti e aumentano di molto la rigiocabilità. Tra i difetti inizio invece con nessuna musica, questo è totalmente assente per tutto il gioco. Continuo con colore dei nomi. Avendo questi tutti lo stesso colore, non aiutano per nulla alla comprensione dei dialoghi e costringono il giocatore a rileggere ogni volta il nome del personaggio che sta parlando. Ed infine walkthrough consigliato. Se lo si vuole rigiocare una o più volte e non si vuole andare alla cieca, è utile sapere che scelta fare per non ritrovarsi ancora una volta con un finale indesiderato. Adesso, dopo questa mia breve recensione, non mi resta che assegnare il voto, e quello che voglio dare è 7. Anche se il gioco nei primi minuti non mi aveva colpito, si è saputo rifare verso la fine. Grazie per aver seguito questa puntata di Hot Game Reviews, lascio in descrizione la pagina Patreon dell'autore e il walkthrough del gioco. E se avete qualche domanda da farmi o volete consigliarmi qualche titolo, lasciate pure un commento. Alla prossima!